Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Allora, solitamente chi studia per esempio cyber security o anche chi ha letto minimamente qualcosa riguardo alla cyber security si dovrebbe ricordare o sicuramente sa il vettore di attacco. Il vettore di attacco che può essere per esempio le email, no? Ricevi un'email con un link, clicca qui e vinci, che so, 100 milioni, oppure la tua, l'ho ricevuta qualche giorno fa, anzi veramente la ricevo in continuazione, l'email da DHL, ovviamente fasulle, e da Poste Italiane, ovviamente fasulle, dove dice c'è un pacco per te, clicca qui per bla bla bla, perché provano a prenderti i dati, oppure ti provano a come dire, installare qualche virus, malware, eccetera, eccetera. Uno dei vettori di attacco, invece, secondo il mio parere, chiaramente più credibile è l'SMS. Ecco, l'SMS è la cosa, secondo il mio avviso, più credibile perché tutti, quando si riceve un SMS, si tende a leggerlo. Quello che ti vado a far vedere oggi è come fare, come inviare un SMS pretendendo di essere un'altra persona, per esempio una banca, per esempio un'assicurazione. Io posso fare per esempio una cosa del genere. Fammi prendere questo. Sì, posso fare per esempio una cosa del genere. Quando si rilasciano le nostre opinioni su internet, per esempio sulle app di Google, eh, Amazon, eccetera, eccetera, io posso vedere in alcuni casi, noi possiamo vedere in alcuni casi, per esempio, nome e cognome, o in altri forum possiamo vedere l'email e chiaramente volendo uno con determinate tecniche può risalire anche al numero del telefono o semplicemente vado su come si chiama Google Image, cerco il CV europeo e prendo il numero del telefono. Poi faccio altre ricerche e di lì capisco e posso capire se per esempio sei un cliente Revolut, se sei un cliente Amazon, se sei un cliente di che ti pare. E la fantasia qui non ha limiti. Ora, come si fa? Vediamo un attimo. Quindi, io qui, se chi si registra ha 5 euro di credito. Allora, io voglio pretendere di essere per esempio Revolut, che questa è una truffa che succede molte volte a Revolut e molte persone ci cadono. E è molto facile. Non importa se nell'SMS c'è il link oppure no. Quella di Revolut è una truffa piuttosto macchinosa perché include anche lo spoofing delle chiamate, eccetera, eccetera. Ma questa è un'altra storia. E comunque sul canale trovi il video dove mostro come si fa a chiamare pretendendo di essere un altro. Quindi io pretendo di essere per esempio Revolut, l'azienda per le carte, ma posso essere qualsiasi cosa. Clicco qui su New Campaign, SMS, vado qui, keyboard, e qui inserisco il mio numero del telefono che è questo. Poi mi sono dimenticato. Qui c'è il testo, per esempio, se io pretendo di essere Revolut, chiaramente il messaggio, ora questo è un video dimostrativo e non vuole in nessun caso, come dire, esortare le persone a compiere azioni illegali, ma semmai tutto l'opposto di prestare sempre attenzione perché soprattutto gli enti statali, banche, eccetera, eccetera, non vi scriveranno mai per email, mai per SMS, mai. Se c'è scritto questo messaggio viene da Revolut, sono Revolut e io in persona, non ci credete mai perché è una truffa e capita molte, molte volte. Ma non solo con Revolut, anzi Revolut è veramente sicura perché chiaramente ti rendono i soldi, dipende come si è svolto questo tipo di attacco. Detto questo, passiamo a vedere. Allora, per esempio, io scrivo ciao da Revolut. Scarica subito la nuova app per proteggere
il tuo account. Il tuo account, il tuo conto, insomma, qui la fantasia, io faccio solo per scopo del video. HTTP, per esempio, HTTPS, poi con uno con lo shortcut, per esempio Cati, dot, non mi ricordo cosa, ma comunque ci sono un sacco di programmi che ti fanno lo shortcut. Quindi metto per esempio HTTPS o HTTP, tanto le persone non ci fanno attenzione, e poi comunque il messaggio viene da Revolut, è più sicuro di così. Mio sito, punto mio, per esempio. In questo caso, io che clicco sul link posso installare, posso ricevere un'email, scusatemi, un'applicazione malevola, dove ti dice che ti fa installare qualche cosa e poi invece io ti installo qualcosa per rubarti i dati o per spiarti il telefono, eccetera, eccetera. Quindi metto il mio sito e qui ho già inserito il mio numero del telefono e poi sender Revolut. Ecco, a questo punto noi siamo pronti. Siamo prontissimi. Confermo. Qui ti dice confirm, did you send the SMS text, bla bla bla, validate without SMS test. Qui c'è il riepilogo e io gli dico send. Questo è il telefono dove dovrei ricevere l'SMS ed ho ricevuto l'SMS ed eccolo qui che io ti vado a mostrare. Ce n'è due chiaramente perché ho fatto una prova, ma eccolo qua. Vedi in alto Revolut e poi gli SMS. Ora tu lo vedi alla rovescia per via della telecamera, ma comunque il messaggio viene da Revolut. È un messaggio che sembrerebbe legittimo, quindi la persona sprovveduta o a volte preso da 1000 impegni, insomma, non ci fai caso, tu accetti questo SMS e ti viene infettato il cellulare. O peggio ancora, io ti posso far vedere una cosa, anzi ti racconto una cosa che successe a me personalmente. Io ricevetti una sera un messaggio da Revolut, un SMS, Revolut, subito dopo una chiamata da Revolut. E siccome ero qui al computer, che non mi ricordo che stavo facendo, ma comunque ero un po' preso, non ero sul chi va là, perché anch'io non sono sempre sul chi va là. E oh, ragazzi, non lo so come hanno fatto, non so veramente proprio come l'hanno fatto, ma in un nanosecondo mi sparì dalla carta di Revolut 1800 euro. E lì, vabbè, va, ho capito. Che poi andai il giorno dopo dalla polizia, feci la denuncia, avviata a Revolut, e Revolut mi restituì i soldi. E in quell'anno, che mi sembra era 2 anni fa, o comunque prima del primo lockdown, era una cosa che Revolut prese immediatamente il rimedio mandando gli alert sull'app. Venne fuori un casino perché questi fecero veramente una strage. Comunque poi non so se l'hanno acchiappati, ma l'acchiappano, prima o poi l'acchiappano. Quindi con questo metodo qui tu puoi mandare messaggi ad altre persone, per esempio pretendendo di essere qualcun altro. Quindi quando ricevete degli SMS dovete sempre porre attenzione, perché con per esempio questo metodo si possono fare molti danni. Ti ringrazio per aver guardato questo video, spero che ti sei reso conto dei rischi e perché il cyber security è anche il cyber security è importante, perché ci sono sempre malintenzionati che non dormono notte e giorno per rubarti i soldi o per rubarti i tuoi dati. Detto questo, io ti saluto e al prossimo e ciao.